Equam memento servare mentem, conservare nella memoria. Oggi il suo nome è Santa Marinella, ma nei secoli è stata chiamata in diversi modi. È stata ambita e goduta per le sue caratteristiche uniche. Le tracce risalgono al IX secolo a.C. Nel territorio dell'attuale Santa Marinella vengono individuati antichi siti risalenti al Neolitico e all'età del Bronzo. Proprio in questo periodo sorse l'insediamento di Punicum, l'insediamento di Pirgi, dei Fenici e l'imponente insediamento romano di Castrum Novum. Secondo alcuni studiosi, il nome Punicum deriverebbe da un albero di melograno, nato nei pressi di una stazione romana di cambio dei cavalli. In principio scelta dai Romani per la sua posizione strategica per le vie commerciali marittime, Santa Marinella fu frequentata dalle nobili famiglie romane, attirate dalle caratteristiche uniche di questo luogo, situato a pochi chilometri da Roma, con un clima ideale per le vacanze estive. Oggi Santa Marinella è meta di turisti di tutto il mondo, che possono godere del clima, del mare, delle proprietà terapeutiche dello iodio di cui è ricca l'aria, delle spiagge e zone rocciose bagnate dalle acque del Mar Tirreno. Possono anche visitare i numerosi siti archeologici che si dislocano tra il castello di Santa Severa sul mare fino ai ponti romani e i siti archeologici dell'entroterra. Nei secoli il territorio di Santa Marinella vide dominare grandi famiglie, ma fu lo Stato Pontificio che nel 1777 incaricò Gaetano Torraca ad eseguire degli scavi e a far emergere il centro abitato di Castrum Novum. La città fu possedimento prima dei signori di Vico, poi degli Anguillare ed infine degli Orsini. Torniamo indietro di circa 8 secoli. Una comunità di monaci basiliani originari del Medio Oriente, dopo aver percorso l'Italia meridionale, si stabilì sul promontorio dove oggi sorge il castello Odescalchi, costruendo un villaggio, il monastero e una piccola chiesa dedicata a Santa Marinella e a San Leonardo, introducendo così il culto della santa, eponima della città, di cui propagavano la devozione. La chiesetta sul promontorio adiacente al porto turistico, oggi scomparsa, forse fu incorporata nel castello Odescalchi come cappella di palazzo intorno al XVI secolo. Santa Marinella si estende lungo una costa di circa 22 chilometri, caratterizzata da graziose palafitte, luoghi balneari ricchi di scogli e piccoli moli, spiagge e un porticciolo turistico. Santa Marinella manifesta il suo splendore, la sua storia e le sue meravigliose spiagge, fin dal suo estremo più a sud, ove si erge il maestoso castello di Santa Severa. Un tempo qui sorgeva nell'antichità Pirgi. Era una città costiera, fondata dagli Etruschi nell'Etruria meridionale. Pirgi fu il porto principale di tutta l'Etruria ed il più importante santuario non solo della città,
ma di tutta l'Etruria marittima. Nel 1964 furono rinvenute presso questa città le lamine d'oro di Pirgi. 3 lamine d'oro alte circa 20 centimetri, risalenti al 500 a.C., contenenti testi in fenicio ed etrusco. Sulle 3 lamine d'oro era incisa la dedica del tempio alla dea Uni. Presso il paese è presente anche un piccolo borgo medievale, con un castello dell'XI secolo, prospiciente il mare, di fronte al quale sorgeva l'antico porto etrusco di Pirgi. Lasciandoci alle spalle il castello di Santa Severa, percorrendo la via Aurelia e ammirando il panorama che ci regala la costa, notiamo un romantico villino affacciato sul mare. Qui Rossellini e Ingrid Bergman erano soliti passare piacevoli serate in compagnia di Federico Fellini e Alberto Sordi. Il 29 agosto del 1915, esattamente 100 anni fa, nasceva Ingrid Bergman. Prima di giungere al porticciolo e l'adiacente castello Odescalchi, lungo la via Aurelia, possiamo ammirare i resti dei 3 ponti romani. Troviamo il ponte di Largo Impero, i resti dell'arcata di un ponte, costruito con 15 conci radiali di arenaria, congiunti con grappe di metallo. Il ponte di via Roma, simile al precedente, con arcata a sesto ribassato, formata da 19 conci radiali in arenaria, congiunti con malta, in un rifacimento più tardo dell'età di costruzione. Giungiamo al porticciolo di Santa Marinella adiacente al colle, dove si erige il castello Odescalchi, location di grandi eventi. Scendiamo al livello del mare, dove possiamo ammirare la spiaggia della Passeggiata, luogo frequentato durante il giorno dai bagnanti e la sera luogo per tranquille passeggiate ascoltando il rumore delle onde. Guglielmo Marconi nel 1933 istituì il Centro Radioelettrico Sperimentale del CNR qui a Santa Marinella. Di fronte agli scavi il mare che da questa altezza mostra la peschiera, antica, nascosta dalle acque, che oggi la preservano e custodiscono. Sono sempre stata qui,
senza giudicare, ammirando il corso della natura. Ho visto le prime tracce dell'uomo, una manciata di istanti per me, oltre 2000 anni per voi. Ho visto dominare questi luoghi da grandi popoli e casate, l'architettura di cui si fa grande l'uomo, mutata da lui stesso, senza batter ciglio. Un uomo intento nella ricerca dei resti di quello che ha distrutto. Sono nel vento mentre sfioro la superficie di questi luoghi. Sono nel mare che con le sue onde si inchina al cospetto di questa splendida terra. Sono nelle stelle che raccolgono gli sguardi degli umani.